Nell'appuntamento di oggi, vi portiamo dentro un istante che ha zittito uno studio, incendiato il web e riportato alla luce un sentimento che molti credevano archiviato per sempre nella soffitta dei ricordi. Prima di iniziare, siete qui perché amate scovare ciò che vive dietro i riflettori. Allora iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, sosteneteci con il tasto abbonati e lasciate un like se credete che, a volte, l'amore parli più forte attraverso il silenzio che con 1000 parole. Ed ecco che il sipario si apre. Tutto è cominciato da una proposta scherzosa di un conduttore notturno. Un gioco di palcoscenico diventato in un attimo un terremoto televisivo che nessuno dei presenti aveva previsto. Lo studio seguiva il suo ritmo abituale, attivo ma sereno, finché Kanyaman non si è alzato dalla poltrona e ha camminato verso il pianoforte. Le luci non avevano nulla di eclatante in quel momento, solo quella tonalità tiepida pensata per il blocco musicale, ordinaria, discreta. Eppure c'era qualcosa nel suo portamento, nel modo in cui si è seduto, nel tremolio trattenuto delle dita sospese sui tasti, a suggerire memoria più che esibizione. La stanza l'ha percepito prima ancora che suonasse. Ha ispirato a fondo, non con la teatralità di chi vuole rubare la scena, ma con la disciplina quieta di chi si prepara a svelare una fragilità. E poi, con una voce che portava dentro il peso dei capitoli rimasti a metà, ha dedicato il momento a un nome che ha attraversato l'aria come una scossa. Questo è per te, Dimet. Le nostre strade forse hanno preso pieghe diverse, ma certi ricordi non smettono di respirare. Punto. Non era spettacolo. Era una confessione mascherata da musica. Le sue parole hanno rimbalzato nel set come il suono di una campana colpita all'improvviso. Un cameraman, a fine serata, ha confessato di aver irrigidito così tanto le braccia da far vibrare l'inquadratura per un istante, costringendosi a ritrovare il fuoco. Il conduttore, famoso per battute lampo e tempi comici infallibili, è rimasto fisso a guardarlo, bocca appena aperta, come chi ha ascoltato un segreto che non era destinato al pubblico. La platea è diventata immobile. Il cigolio della panca del piano è parso più forte di qualsiasi applauso. La ballad scelta da Khan non era lì per caso. Era un motivo legato da sempre alla nostalgia. Amori che persistono in penombra, promesse sospese, conversazioni interrotte con troppe frasi ancora intrappolate tra i denti. Quando è arrivato alla strofa che racconta di una porta socchiusa, la voce gli è tremata per un battito. Un fremito breve ma riconoscibile per chiunque abbia amato qualcuno che non si lascia dimenticare. Nel giro di minuti, i commenti in diretta hanno preso fuoco. Si rincorrevano le frasi: la ama ancora, qualcuno lo mandi a Dimet, sono fatti per stare insieme. Le timeline si sono trasformate in altari improvvisati dedicati a ciò che appariva un sentimento riemerso a dispetto del tempo, del silenzio e dei percorsi separati. Ma nessuno poteva immaginare ciò che sarebbe accaduto dopo. Esattamente 12 minuti dopo la fine della trasmissione, Dimet Özdemir ha pubblicato su Instagram. Niente didascalie elaborate, niente testi ripuliti da un ufficio stampa. Solo un'immagine monocroma, sobria, misurata, intensamente quieta. E 2 parole, ho ascoltato. Punto. 2 parole bastate a trasformare una canzone in un discorso nazionale. 2 parole che hanno alimentato curiosità, speculazione, speranza. 2 parole che hanno fatto della nostalgia una possibilità. La mattina seguente, un'attrice vicina a Dimet ha parlato a bassa voce durante un collegamento televisivo, attenta a non esagerare. Non se lo aspettava. L'ha visto in diretta. Ha pianto. Non era tristezza. Era qualcosa di antico e tiepido, che non toccava da tempo. Punto. Un altro confidente ha raccontato particolari di quella notte. Dimet che rivede l'esibizione più volte, le mani che tremano, il respiro irregolare. Secondo loro, ha detto che le sembrava di spalancare un diario che si era promessa di non riaprire mai. La loro storia ha sempre affascinato il pubblico, non per lo scandalo, ma per la sincerità. Un legame descritto come intenso e fragile al tempo stesso, bello ma delicato sotto il peso di orari opposti, set infiniti, viaggi, progetti desiderati e le lenti insistenti che inseguono chi vive di immagine. Non hanno mai smontato pubblicamente ciò che c'era stato. Niente scenate, niente labirinti di titoli urlati. Si sono allontanati come 2 astri che tornano alla propria orbita, sempre parlando l'uno dell'altra con rispetto. Ma il rispetto, come tanti hanno imparato, non cancella le emozioni. La rete ha reagito come era inevitabile, con forza inarrestabile.
Gli account dei fan hanno riportato in superficie vecchi dietro le quinte, risate rubate fra una prova e l'altra, sguardi che sembravano appartenere a qualcosa di più di due personaggi sul copione. Un montaggio che intrecciava il pianoforte di Khan con le loro memorie condivise è volato a 1 milione di visualizzazioni in un giorno. Non si trattava solo di ricordi. Era tifo. Era fede nella possibilità che alcune storie si fermino, ma non finiscano. Qualche giorno dopo, Dimet è stata vista in un caffè piccolo e raccolto. Indossava un cappotto lungo, portava con sé un taccuino e si muoveva come se temesse di turbare i propri pensieri. Gli occhi attenti hanno notato l'anello, una fascia d'argento semplice, incisa all'interno. Un gioiello che, a detta di chi li conosce, Khan le aveva donato in un momento privato e importante, lontano dai flash. Il suo ritorno al dito raccontava più di qualsiasi intervista. Al gala che ha seguito, i cronisti erano pronti a tutto, pur non sapendo fin dove spingersi. Dimet è rimasta cortese, composta, distante quel tanto che basta. Poi si è fermata, si è voltata appena, e ha concesso una sola fessura di chiarezza. A volte una melodia dice ciò che anni di conversazioni non riescono a dire, ha mormorato. L'ho sentita. E sì, mi ha raggiunta punto. Non ha aggiunto altro. E non serviva. Intanto, i paparazzi hanno sorpreso Khan all'uscita di uno studio di registrazione, lo sguardo stanco ma disteso, la giacca gettata sulla spalla. Quando un reporter gli ha chiesto con coraggio se stesse lavorando a qualcosa legato a Dimet, lui ha sorriso, piccolo, timido, senza difese, e ha risposto. Certe storie meritano un altro finale punto. 6 parole. E ancora una volta, i social hanno tremato. Al momento non ci sono annunci ufficiali. Nessuna reunion in posa. Nessuna spiegazione dettagliata. Eppure qualcosa, innegabilmente, è cambiato. La distanza tra loro, creduta solida, adesso appare sottile, permeabile, come un tessuto che cede sotto il peso della musica e dei ricordi. Forse è l'inizio di una prosecuzione. Forse è una chiusura gentile accompagnata dall'ultima nota. Qualunque sia la verità, tutto è scivolato fuori da un pianoforte, da una dedica detta dal cuore, e da una risposta di appena 2 parole. Perché questo tocca così tanti? Forse perché spesso l'amore non torna con fuochi d'artificio, ma con una cura silenziosa, suonata piano, come un brano pensato per un'unica persona che, per caso, o per destino, lo sente. E chi ha seguito lungo gli anni l'intreccio tra Khan Yaman e Dimet Özdemir conosce bene i giorni pieni di set, gli aeroporti attraversati in corsa, le telefonate a tarda notte, le risate complici durante gli addii del venerdì e le riprese del lunedì. Conosce i fraintendimenti nati dall'onda dei commenti, i nervi tesi quando ogni gesto viene letto come un messaggio nascosto, le rincorse per proteggere qualcosa di fragile in mezzo al clamore. La serata in studio ha rimesso tutto in movimento, come se qualcuno avesse soffiato su una brace che covava sotto la cenere. La scelta del brano, i secondi di esitazione prima della prima nota, il modo in cui Khan ha cercato il pedale con il piede, quasi temesse di esagerare, sono dettagli che chi ama leggere i segni non dimentica. Alcuni tecnici presenti hanno giurato che l'aria fosse cambiata, più densa, più lenta, come quando una stanza trattiene il respiro prima di una rivelazione. Altri hanno detto che la luce, pur identica a prima, sembrasse più calda. Forse è stato solo un gioco di riflessi. O forse, no. Mentre il video rimbalzava da una piattaforma all'altra, si moltiplicavano le analisi delle labbra, degli occhi, delle pause. Eppure, in mezzo al rumore, l'immagine in bianco e nero di Dimet con quelle 2 parole ha continuato a valere più di 1000 spiegazioni. Ho ascoltato, non promette né nega. Apre un varco. Ammette che qualcosa è accaduto. Che la musica ha fatto ciò che a volte il linguaggio non sa fare. C'è chi giura di aver visto Dimet camminare più lentamente del solito quel giorno al caffè, come se ponderasse ogni passo. C'è chi racconta di aver notato lo sguardo di lei cadere spesso sul taccuino, come se tra le righe ci fosse una melodia da appuntare per non perderla. E quell'anello, apparentemente comune, è diventato un simbolo involontario. L'idea che certi oggetti abbiano il potere di far riemergere i capitoli dimenticati. Non è la bellezza dell'argento, non è l'incisione segreta. È il gesto che lo ha accompagnato, il contesto, l'emozione incollata al metallo. Dall'altra parte, Khan non ha cambiato il suo modo di fuggire dalle domande senza scappare. Sorride a metà, risponde a frammenti, preferisce lasciare al pubblico il compito di riempire gli spazi.
Ma quel giorno allo studio di registrazione si è concesso una frattura. Certe storie meritano un altro finale. 6 parole misurate, come sassi posati sul greto di un fiume per attraversarlo senza bagnarsi. Ha offerto un passaggio possibile. Non un annuncio, non un ritorno. Una possibilità. Questa vicenda, nata da un suggerimento leggero di un conduttore e da un pianoforte che aspettava da anni il proprio momento, ci ricorda che l'arte è spesso il linguaggio più sincero che gli artisti possiedono. Un tasto premuto, una pausa che si prolunga più del dovuto, uno sguardo rivolto non alla telecamera ma a un punto imprecisato dell'aria, e la verità passa. La riconosciamo perché ci scuote persino quando non ci tocca in prima persona. Ora la città osserva. I caffè sussurrano, i giornali trattengono la penna, i telefoni vibrano di notifiche. Non c'è foto insieme, non c'è mano nella mano, non c'è dichiarazione congiunta. C'è soltanto la sensazione che la distanza sia più corta. Che i silenzi abbiano smesso di essere vuoti e siano diventati pieni. Che se qualcuno, la sera, riaprisse quel video, riascoltando la dedica e poi rileggendo Ho ascoltato, potrebbe sentire la stessa corrente che ha attraversato lo studio. Forse questa è la traccia che aspettavamo. Forse è solo un saluto elegante, un arrivederci pronunciato con la tenerezza di chi non rinnega nulla. In entrambe le ipotesi, il valore non cambia. C'è stato un dire senza dire, un incontro senza contatto, un abbraccio trattenuto tra le note. E il pubblico, che da anni accompagna i loro percorsi, ha riconosciuto la verità di quell'attimo. Pensate che questo sia l'inizio di un secondo capitolo? O un addio armonioso messo in musica? Raccontatecelo nei commenti e diteci anche quali altre stelle volete che approfondiamo qui su Stelle Turche Rivelate. Se questa immersione vi è piaciuta, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi a Stelle Turche Rivelate, attivare la campanella, sostenere il canale con il tasto abbonati e scrivere le vostre opinioni, le leggiamo tutte. Alla prossima, da Stelle Turche Rivelate, dove le storie vere non si nascondono mai tra le note.